scopriamo di più su questo nuovo fenomeno della spiritualità radicata. 5 sue caratteristiche e quindi anche 5 ragioni per scegliere questa strada. O Lady of Avalon. Prima caratteristica: non si fonda sul pensiero delle separazioni, sul dualismo oppositivo. Questo significa che non separa la terra dal cielo, il corpo dallo spirito, l'alto dal basso, il sacro dal profano, ma la riesce a immaginare la portata rivoluzionaria, non soltanto di adottare una logica di questo tipo, ma anche di concretizzarla nella realtà, perché il punto è proprio quello, è quello che ci interessa cambiare quello che non va. E quindi naturalmente lo spirito è considerato sacro, ma lo è anche il corpo. Naturalmente la dimensione dell'alto è considerata sacra, ma anche quella del basso. E ovviamente il cielo è un luogo che rappresenta il sacro, ma quanto cambierebbe se anche la terra venisse vista in questo modo? E quindi senza più nessuna necessità di una netta separazione tra sacro e profano. Semmai possiamo parlare di ordinario e straordinario, senza però alcuna necessità di confinare l'ordinario nell'ambito dell'impuro, del profano, e lo straordinario in quello del sacro. Seconda caratteristica perfettamente in connessione logica con la precedente. La spiritualità radicata abbraccia l'esperienza umana e siamo davanti a una concezione differente di essere umano per il nostro hardware, il nostro software, il nostro corpo, il modo in cui funzioniamo, che è concepita come derivante da milioni di anni di prove e tentativi, successi e fallimenti dell'intelligenza evolutiva. E quindi per quale ragione dovremmo mai castigarci per ciò che siamo? Certo, tutte le nostre difficoltà e la parte peggiore di noi va assolutamente lavorata. Noi puntiamo con il senso della spiritualità in generale alla sempre migliore versione di noi stesse e di noi stessi. Però questa versione migliore comincia da qui ed è questa l'enorme differenza che può portare la spiritualità radicata, senza alcuna necessità di costringerci a vivere, e lo vedremo dopo, in modelli realistici che poi, di fatto, sono una delle cause per cui non riusciamo a uscire dai nostri guai. E quindi, per esempio, una cosa veramente fichissima della spiritualità radicata è che si comincia a lavorare riprendendo in mano i nostri umanissimi bisogni evolutivi, anche questi riconosciuti come sacri, poiché il loro soddisfacimento in modo sano ci permette una crescita armoniosa ed equilibrata. E se noi riusciamo ad evolvere, a crescere, a espanderci in modo armonioso ed equilibrato, è molto probabile che la realtà che produrremo, il mondo che creeremo, la cultura che costruiremo sarà anch'essa equilibrata e armoniosa. La terza caratteristica, anche questa connessa a meraviglia con il punto precedente: la spiritualità radicata incoraggia l'intelligenza emozionale. L'intelligenza emozionale è la grande assente dai livelli delle masse attuali, basterebbe aprire un qualunque dibattito di Facebook per rendercene conto. Questo però è un dramma, perché la mancanza di intelligenza emozionale si ripercuote a bomba non soltanto nell'intessere relazione con gli altri, e questo è un qualcosa di fondamentale per la costruzione di cultura e per la buona qualità della vita, ma diventa anche un grossissimo ostacolo nella nostra lettura del mondo, poiché ogni input che ci arriva verrà filtrato e analizzato sulla base dello strumento che siamo adesso, e se lo strumento che siamo adesso manca totalmente di intelligenza emozionale o ha un'intelligenza emozionale di un livello piuttosto scarsetto,
Ecco che la spiritualità radicata, al contrario di altri filoni spirituali, non ha alcun bisogno di censurare alcun tipo di emozioni, non le divide nemmeno tra positive e negative. Ci sono semplicemente tante emozioni più o meno difficili da sperimentare e gestire. Abbiamo un sacco di preconcetti che ci ripetiamo senza riuscire ad andare a fondo sulla loro origine o sulla logica che li ha creati, li ha ispirati, che ci impediscono di fatto di fare il salto e vedere cosa c'è di più. Ad esempio, se noi crediamo che solo per il fatto di provare una determinata emozione questo possa cambiare le sorti della nostra anima, portandoci a una, tra virgolette, vibrazione inferiore, cosa succede nella nostra mente? Cosa mettiamo in pratica, in campo, per cercare di limitare o evitare di sperimentare quell'emozione, che però in realtà non possiamo estirpare dal nostro software, semplicemente perché è nella nostra dotazione. Questa idea ha dato vita al concetto di positività tossica ed è appunto quella narrazione irrealistica che ci spinge a vivere sempre una specie di condizione alta, intoccabile, di gioia e felicità perenne, con l'illusoria idea che solo per il fatto che tu possa provare un'emozione, allora ti attireresti in una specie di replicazione infinita alla stessa emozione, tenendoti di fatto intrappolata lì. Non è proprio così e basterebbe studiare a fondo il funzionamento delle emozioni per capirlo. Le emozioni non sono che una modifica temporanea, che partono da una base, hanno un picco e poi vengono lentamente a scemare e servono a comunicare qualcosa. Quindi piuttosto che censurare queste emozioni, iniziamo a raccontarcela diversamente, iniziamo ad abbracciare una spiritualità che ci insegni innanzitutto a riconoscerle, poi ad agirle con intelligenza, ad esempio a capire che il provare un'emozione non corrisponde all'espressione della stessa emozione. Posso provare un'emozione e esprimerla in un modo totalmente differente da un altro essere umano. E ancora che le emozioni sono connesse a un certo tipo di impatto sulla nostra energia personale, nel senso che ci sono emozioni che tendono ad abbassarla, ma non nel senso morale del termine, ad esempio la tristezza, che ci pone in una condizione di non avere voglia di agire e quindi di stare raccolte noi stesse e noi stessi, ed è quella la sua funzione, non spingerci all'azione. Viceversa la rabbia, altra incompresa dal mondo spirituale, che invece ci attiva questa energia personale, ci spinge all'agire, ed è per questo che la rabbia oggi dà tanto fastidio, perché abbiamo creato un mondo con queste narrazioni che invece di restituire potere alle persone lo leva. E la rabbia funziona e diventa sana e diventa formidabile proprio quando c'è una consapevolezza di agire con potere personale. Di questo te ne parlo un'altra volta. Quarta caratteristica: non spinge alla spiritualità dai superpoteri, ovvero per essere considerato o considerata su un cammino spirituale non devi essere Superman o Batwoman. Vuoi un esempio? Non arrabbiarti mai, che altrimenti ti si abbassano le vibrazioni. Se provi rabbia, non sei una persona spirituale. Smetti di lamentarti che te la stai attirando tu. Basta con questa tristezza, esci dal vittimismo. Sono tutte cose disumane. Davanti a un trauma ci stiamo male. Quando ci feriscono abbiamo bisogno di confidarci. Arrabbiarci succede anche al Dalai Lama. E più ci forziamo ad allontanarci dal nostro funzionamento, più di fatto non lo utilizziamo con intelligenza e quindi di conseguenza ci allontaniamo dalla possibilità di capire come essere equilibrati anche in questa manifestazione, che significa esattamente, per esempio, già che tutte e tutti mi chiedono questa cosa, non rimanere imbrigliati in lamentele eterne.
Ma la lamentela cos'è? È la richiesta di ascolto, è il bisogno di esternare un qualcosa che altrimenti, come una pentola a pressione, se non ha la valvolina che sfiata fuori, puff, ci farebbe esplodere. Ed ecco allora che ha una sua funzione anche quella, ma se noi censuriamo quella funzione, se quell'ascolto non arriva mai, allora cosa succede? Diventerà sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande, finché la nostra vita coinciderà con questo bisogno enorme, talmente grosso di fare questa parte, che non vedremo null'altro nemmeno noi. Capito dove sta il problemino? Questa cosa dei superpoteri però deriva da un'altra cosa, cioè dal primato dell'idea, direi dell'ideale, forse idealismo, sull'esperienza umana, sul concreto funzionamento dell'essere umano. Questo è un retaggio che ci portiamo da qualche millennio e che adesso è diventato insostenibile proprio perché su questa base si è costrutto, su costrutto, fino a dimenticare qual è la fondamenta da cui siamo partiti. Se noi spostiamo le fondamenta su qualcos'altro, è evidente che anche quello che ci possiamo costruire sopra è differente, non è vero? E allora andiamo un attimino velocemente a sbirciare, lo facciamo meglio un'altra volta di approfondire. Semplicemente mettere in contrapposizione con il solito pensiero delle divisioni il mondo delle idee con quello dell'esperienza umana ha portato poi nel tempo a questa idealizzazione estrema per cui la verità può essere semplicemente in quel mondo lì, quello della idea. Ma se la mente, le idee le stacco dal resto del corpo, vanno per i cavoli loro in un loro binario autonomo, anche a costo di perdersi per strada il nostro vero funzionamento. E quindi non ce la facciamo più e quindi ci convinciamo di dover raggiungere un qualcosa che a volte è irraggiungibile, è disumano. E per entrare in questa disumanità sbarilliamo. Infatti molti di questi modelli che cosa scatenano nel ricercatore e nella ricercatrice? Molto difficilmente un profondo cambiamento e te ne accorgi proprio nei dibattiti su questi argomenti. Scatenano una performance, come una recitazione, come un bisogno di raccontarci che stiamo andando in quella direzione lì o abbiamo raggiunto quel modello irraggiungibile e quindi adeguiamo la nostra vita, la nostra quotidianità, la nostra mente, il nostro tutto, persino le relazioni con gli altri, alla performance, alla recitazione di quel ruolo, mettendo però in secondo piano non solo la nostra umanità, con effetti collaterali non da poco, ma pure quella degli altri. Ed è questo uno dei drammi di quest'epoca, perché tutto questo si traduce anche nella impossibilità di dare ascolto, di ascoltarci e di accogliere la difficoltà dell'altra persona. E quindi l'ultima caratteristica connessa a tutte le altre 4 precedenti, la più importante, quella fondamentale. La spiritualità radicata è un nuovo paradigma di pensiero e anche quindi di azione e di produzione della realtà. Citano sempre Einstein con quella frase sulla risoluzione dei problemi: non puoi risolvere un problema utilizzando esattamente gli stessi strumenti, è la stessa cosa. Se la ricetta della tua carbonara ti porta a una carbonara che fa schifo, non puoi continuare a ripetere la stessa ricetta. Devi forse guardare chi la sa fare meglio di te, cambiare gli ingredienti, cambiare il modo. La spiritualità radicata è una possibilità di cambiare quegli ingredienti, di cambiare quei modi. E la rivoluzione questa volta la facciamo veramente radicandola. Ci sono delle importanti novità sulla spiritualità radicata, proprio per chi vuole capirne di più, approfondire di più o cominciare a muovere i primi passi. Se vuoi saperne di più, metto in descrizione il link per iscriverti alla mia newsletter. Dirò tutto quanto lì. E se vuoi radicare con me questa rivoluzione, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Troverai sempre contenuti di valore su questo canale, un video a settimana. Ciao, da Laura Ghianda.